Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Lara Fabian. Stavolta canta Caruso, che è un brano iconico di Lucio Dalla, cantautore italiano impressionante, ha lasciato veramente dei capolavori, tra cui questo. È un brano immortale, difficilissimo anche da rendere, soprattutto dal punto di vista interpretativo, ma anche tecnico, e quindi sono molto molto curioso di andare ad ascoltare questa esibizione che non ho mai ascoltato prima. Conosco ovviamente la canzone originale, ma non ho idea di come la canti Lara Fabian in questa esibizione dal vivo. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni, lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo subito ad ascoltare insieme. Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Mamma mia, ho i brividi. Ragazzi, mamma mia, ho le lacrime agli occhi. Allora, bravissima, incredibile. Questa è una canzone che non lo so che cos'ha questa canzone, però ti muove qualcosa dentro. L'insieme delle parole, della melodia, degli accordi. Non fa neanche un giro di accordi particolarmente complicato, però non lo so, è veramente funziona, ok? Funziona, ti muove, ti smuove qualcosa dentro, ti emoziona, è incredibile. E poi quando una voce così, e stiamo parlando di un'eccellenza della musica mondiale, stiamo parlando di Lara Fabian, stiamo parlando anche di Lucio Dalla, che era un'eccellenza vocale incredibile, oltre che un grandissimo compositore. Quando c'è una voce così potente dal punto di vista comunicativo che te la canta, allora veramente ti pugnala al cuore, ok? Ti esplode il cuore, veramente pazzesca. Incredibile, ovviamente l'ha rifatta in modo un po' diverso rispetto a quella, la versione originale di Dalla, giustamente, perché sennò sarebbe stata una copia. L'ha fatta a modo suo, con alcune variazioni. Sta cantando ovviamente in italiano. Il ritornello è in napoletano, quindi dice te voglio bene assai, che vuol dire appunto ti voglio tanto bene, sì, non so se si può tradurre ti amo tanto. Non saprei, non sono napoletano né di origine napoletana, però si potrebbe tradurre così, comunque ti voglio tanto bene, ok? Cioè ti provo per te un grande affetto, ecco, questo è un po' il senso della frase. È molto evocativa anche, è molto efficace. Voglio capire in che tonalità sta cantando, sicuramente più alta dell'originale. L'originale mi pare fosse in La minore, però forse è la stessa tonalità. Rivediamo. No, la stessa tonalità, è sempre in La minore, quindi qua su questo ritornello si sta muovendo, sta toccando un Do 5, per poi arrivare anche a un Re,
5, ok? Come la versione originale, pensate, anche Dalla la cantava in questa tonalità, veramente andatela a sentire se non la conoscete, è una canzone veramente immensa, ok? Comunque, lei è bravissima in tante cose, nella dinamica, nei colori della voce, nei respiri, enfatizza i respiri. Riascoltiamo un attimo tutti questi dettagli perché veramente ne ha fatte troppe e poi andiamo avanti assolutamente, però ascoltate un po' dall'inizio. Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento. Sentite come raccoglie il finale della frase facendotelo sottovoce con questo vibrato, con questo soffiato. Non è casuale, lo fa apposta per dare un senso dinamico, un senso comunicativo. Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Stessa cosa anche qua. Anche come pronuncia le parole dà molto peso alle parole che sta dicendo, ok? È una canzone molto malinconica, struggente e lei è bravissima a interpretarla. Guardate lo Un uomo sguardo. abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Che qua raccoglie questa nota, la fa pianissimo con questo soffiato e dicevo guardate lo sguardo, non in questo frame, ok? Guardate lo sguardo com'è concentrato, come se parlasse con qualcuno davvero, che è come se raccontasse la storia a qualcuno che sta di fronte a lei e allo stesso tempo sta immaginando la storia che sta raccontando, è veramente immersa dentro al brano e al testo, è bravissima. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Sentite anche che basse potenti che ha, ok? Ha proprio un calore nella voce impressionante. Ascoltiamo il ritornello. Te voglio bene assai. Mi ha fucilato con quel respiro che ha fatto. Ha fatto questa cosa qui, l'ha fatta anche altre volte, una sua caratteristica, no? L'ho sentita fare altre volte nelle reaction che avevo già fatto in passato. È un respiro ritmico, enfatizzato, rumoroso. Ok, fa questo. Normalmente il respiro non dovrebbe essere rumoroso quando uno canta, e lei lo sa benissimo, ma qui lo fa apposta per creare questo... ti spezza il fiato mentre lo fa. Anche a te viene da trattenere il fiato in qualche modo, no? E anche questa la sua forza comunicativa. Riesce a comunicare tutto questo semplicemente respirando, capite? Questa è la grandezza di una grande interprete, di una grande cantante. Non è solo cantare bene e canta divinamente, ma è come ti interpreta tutto quanto, come sta praticamente recitando sul palco, ti sta raccontando tutta una serie di cose, anche con i movimenti, con lo sguardo, con i respiri. Incredibile, bravissima, magistrale. Di nuovo. Ma tanto bene sai. Quindi qui ha fatto di nuovo quell'inspiro enfatizzato e rumoroso. Dopodiché sentite che si sta muovendo su queste note comunque acute, in una zona di passaggio per lei anche. La prima parte del ritornello l'ha fatta pianissimo, piano, però poi crea più intensità, più enfasi e va a creare un suono più pieno, più compresso, più addotto e più risonante anche, pur non spostando la posizione. Questa è un'altra sua grandissima forza, l'abbiamo visto anche in altre esibizioni. Quando canta piano è già pronta per andare in voce piena, perché è comunque sempre in voce mista, ha una posizione perfetta e un controllo talmente eccellente della sua voce che non ha bisogno di spostarsi, anche quando sembra che vada in falsetto, in realtà non ci va mai del tutto, è sempre pronta a portare questo suono in voce piena. Pazzesca, bravissima, una precisione anche invidiabile. Ricordiamoci che sta cantando dal vivo ed è perfetta. È una catena ormai. Bellissimo. Sentite, qui ha fatto quel suono pieno che dicevo prima
e qui ha compresso molto di più, si sente proprio lo sfrigolio delle corde vocali che vengono compresse dalle false corde, si sente proprio, si sporca la voce per un attimo, no? È come una specie di fry che si va a creare perché c'è una grande compressione cordale, ok? Le false corde un pochettino chiudono sulle corde vere per enfatizzare questi armonici della voce piena e per aumentare il tempo di contatto tra le corde. In questo modo, questa è tecnica, lei riesce a cantare in voce piena su queste note acute, anche molto più acute, con facilità e con leggerezza, proprio perché sa attivare molto bene questa compressione. Bravissima, riascoltiamo questo sfrigolio che ha fatto. No, scusate. Che bello. Che scioglie il sangue di te ne sai. E di nuovo, come usa il corpo e la gestualità per interpretare e enfatizzare quello che ti sta dicendo. Ti sta dicendo che questa cosa scioglie il sangue dentro le vene, ti mostra il braccio, ok? Dove ha le vene del braccio, ok? Quindi è molto efficace, molto emotiva nella sua interpretazione, perché anche se tu non conosci il testo, te lo mima, te lo mostra con le mani, con il corpo. Bravissima. E anche qua non sta cantando, eppure sta comunque continuando a interpretare con lo sguardo. Pazzesca. Le luci in mezzo al mare, le sole notti là in America. Erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai. Mamma mia, pazzesca. Ma vabbè, allora, qui vorrei notare una cosa, al di là della sua bravura, adesso non sto a ripetere, ha rifatto tutte le cose che ha fatto prima, enfatizzandole ancora di più, eccellente, veramente, un controllo tecnico pauroso e un'interpretazione emotiva magistrale. Quello che volevo notare è come di nuovo interpreta con la mimica e la gestualità. Ehm, Nella prima parte di questa seconda strofa ha questo senso quasi di sollievo, infatti sorride, ok? Guardate. Scusate, vediamo se la trovo. Qui. Le luci in mezzo al mare, le sole notti là in America. Cioè, qui sta parlando di un ricordo positivo, sta parlando, sta pensando alle notti là in America, no? E quindi i suoi occhi sono sognanti, sorride perché ha un ricordo positivo, ok? Quindi ti sta raccontando di nuovo con il volto, ok? Dopo invece ritorna alla realtà, ritorna questo senso di malinconia in questo preciso istante, no? E quindi torna a incupirsi, aggrotta la fronte, ok? Guardate. Erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica. Qua sta dicendo sentì il dolore nella musica e quindi te lo mostra con lo sguardo, te lo sta vivendo, guardate, lo vive mentre te lo racconta. Si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. E qui sta parlando alla luna e guarda in alto, cioè guardate che non c'è niente di casuale in quello che sta facendo,
ok? E noi, quando adesso io ve lo sto commentando, però se lo guardassimo senza commento, ok? Senza interrompere il video, ci arriverebbero tutte queste emozioni in maniera immediata, ok? Io vi sto semplicemente spiegando perché vi arrivano, ok? Perché non c'è niente di casuale, è tutto pensato, è tutto orchestrato magistralmente, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista psicologico. Bravissima, incredibile. Riascoltiamo poi dopo il ritornello dove eravamo arrivati prima e questo ritornello già inizia a diventare un po' più pieno fin dall'inizio rispetto al primo ritornello che invece partiva più soft. Qui parte già con un suono più compresso e pieno. Una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Che brava, pazzesca. La potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Pazzesca. Qui ha fatto ha alternato delle parti parlate, quindi recitate a tutti gli effetti, con delle parti invece cantate. Vorrei notare che quando parla ha un suono molto meno pieno rispetto a quando canta, ok? Quando canta ha un suono avvolgente, pieno di basse. Questo significa che il suono che ha quando canta è costruito, è diciamo allenato, è cercato volutamente. Questo ci fa capire che non esiste una voce naturale, ok? Vedo tanti che ne parlano anche sui social, vedo vocal coach che fanno video e dicono dovete cantare in modo naturale, dovete trovare la vostra vera voce. Ma qual è questa vera voce? Esiste questa vera voce? Qual è? Anch'io quando inizio a cantare cambio voce e quindi non sono vero? No, la voce che ho quando canto è voluta, ricercata, costruita, è una ricerca continua del proprio suono. E il bello della voce è che è uno strumento versatile, è uno strumento complesso, ma con tantissime potenzialità, per cui io posso decidere come voglio cantare, posso decidere che suono voglio, e anche in base al brano che sto cantando posso modificare il mio timbro in un certo modo, posso modificare i colori che vado ad usare. E lei qui l'ha fatto intendere in maniera molto efficace, tant'è che poi sta cantando proprio la frase che dice potenza della mimica, ok? Vuol dire che possiamo fingere di essere ciò che non siamo con l'arte, ok? E lei lo sta facendo molto bene, per cui non è casuale che abbia fatto questa parte recitata e parlata proprio su quella frase lì, ok? Riascoltiamola un attimo. La lirica. Scusate, dice potenza della lirica e dopo dice dove con il trucco e con la mimica possiamo diventare un altro, quindi possiamo modificare il nostro essere grazie all'arte, perché mettiamo una maschera e recitiamo la parte di qualcun altro e ci possiamo trasformare su questo palcoscenico, ok? Ma questo non solo per i cantanti, per qualsiasi diciamo performer di qualsiasi arte, ok? Ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un
Sentite come enfatizza questa differenza, secondo me lo fa apposta per modificare la voce parlata e farla risultare molto diversa dalla voce cantata. Secondo me qui lo sta facendo apposta proprio per enfatizzare ancora di più il senso delle parole che sta dicendo. Brava. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita. Bellissimo qua che ci mette questo fry sulla nota, sta parlando comunque anche qua, anche se abbastanza rimane sulla nota, quindi rimane intonata, però ci mette questo fry, ti volti e vedi la tua vita, la fa un po' così, per creare ancora più questo senso di, come se trattenesse un po' questa disperazione che ha dentro. Come la scia di un'elica. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai, di te bene sai. Ah, è incredibile, che brava, veramente bravissima. C'è questo crescendo finale in cui fa ancora più sua questa canzone, modifica alcune linee melodiche, va a creare queste armonie anche più alte, più acute rispetto alla canzone originale, le fa molto personalizzate, con questi fraseggi anche che sembrano improvvisati, ma non so quanto siano improvvisati. Secondo me anche in questo caso li ha studiati, li ha pensati prima, e sono assolutamente travolgenti. Sempre con questo suono pienissimo si sente di nuovo questa compressione potente sulle corde che porta di nuovo a far sfrigolare un po' la voce in qualche parte, qua tipo. Tanto bene sai, Si sente. è una catena ormai. Si sentiva proprio lo sfrigolio delle corde, fantastico. Poi guardate, di nuovo lo sguardo, questo sospiro spezzato, ok? E poi di nuovo torna sul pianissimo per il finale, con questo senso di raccoglimento e di malinconia. Che scioglie il sangue di te bene sai, di te bene sai. E poi il soffiato alla fine, sentite? Quest'aria che va a sfumare un po' questo finale. Impressionante, una delle più belle esibizioni che abbia mai visto, bravissima Lara Fabian, mi è piaciuta tantissimo. Fatemi sapere per favore nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di lei. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!